Buongiorno ragazzi, bentornati, nuovo aggiornamento sul film La voce del mare. Allora, come voi sapete, questo progetto è partito circa un anno fa. Come avete capito giustamente dal titolo, a breve vedete il trailer, però facciamo un attimino il punto della situazione per capire dove siamo. Allora, tanto per cominciare, questa volta per la prima volta in video vi faccio vedere chi normalmente sta dietro alla cinepresa, che è Fabio Di Pinto, il regista del film. Ciao Fabio. Diciamo, un applauso a Fabio per tutto il lavoro che ha fatto, che andremo a raccontarvi adesso. Per chi vedesse per la prima volta, sentisse parlare per la prima volta della voce del mare, che cos'è? Un anno fa abbiamo lanciato questa idea di rifare un film che potesse raccontare il rapporto tra l'uomo e il mare attraverso una serie di contributi, diciamo di un certo livello, ok? Idea lanciata, a settembre dell'anno scorso abbiamo fatto questo viaggio in barca a vela nel mar Mediterraneo per andare a trovare tutta una serie di contributi preziosissimi, e non solo nel mar Mediterraneo, perché Fabio e Marco, che in questo momento non è qui ma spiritualmente con noi, Marco Simeoni, l'ideatore del film, sono andati nei mari del nord a incontrare uno dei contributi più interessanti di questo film, che è Bjorn Larsson. Dopo tutto questo viaggio iniziano le varie trascrizioni, la selezione dei contributi, cosa mettere in questo film, cosa non mettere. Una volta che abbiamo selezionati, io ho scritto la voce fuori campo, che unisce... Che voce aggiungerei? Voci fuori campo interpretate da Lucia Valenti, una delle voci di South Park. Però non sappiamo di chi. Non sappiamo di chi. Dobbiamo andarlo a verificare. Non l'ho mai visto South Park. No, perché è un film di concetto, sai, fare la voce di Cartman è strano, tipo... Forse è Cartman. Non so, dice quello basso e tondo, grazie. Ma sono tutti tondi, tutti bassi e tondi. Vabbè, però come fa Cartman? Meme! No, non è lei. Non è lei. Allora non è lei. Non sarebbe stranissimo. Vabbè, comunque sia, torniamo seri. Detto questo, il film si avvale della colonna sonora originale scritta appositamente per il film da Lorenzo Senaldi e Simone Petrucci, che sono stati due dei 4 musicisti che hanno composto la colonna sonora originale. Un ottimo lavoro, secondo me. Colonna sonora originale che, se mi consentite, cioè è un grande valore aggiunto, no? Avere delle musiche cucite sull'immagine, cioè, tanta roba, male, tanta roba. Secondo me, adesso parlo io perché non sono io ad aver fatto il montaggio e la regia del film, ma ritengo che sia veramente un ottimo lavoro. Abbiamo anche tradotto il film in inglese grazie al contributo di Francesca Porro, del mio team dei sottotitoli, che ringrazio pubblicamente. Ringrazio anche grazie Francesca, e grazie anche a mio fratello, che ci ha dato poi una mano a mettere un po' insieme la traduzione. Grazie fratello di Stefano. Grazie Cri, bella Cri. Insomma, long story short, il film c'è, il film è pronto, è confezionato, pronto a un export gigantesco che sta per essere fatto su quel computer lì in questa notte. E a questo punto, Fabio, dici i prossimi step. Beh, abbiamo concluso il trailer, che vedrete tra poco innanzitutto. Senti come fremono, non vedono l'ora. Adesso partiamo con i festival, spero. Abbiamo iniziato a iscriverlo a numerosissimi festival, sia nazionali sia internazionali, di cui non facciamo il nome per pura scaramanzia, perché sì, poi se non lo vedete nel festival ci facciamo una figuraccia, no? Quindi... per grande scaramanzia, che ci vuole. Quindi questo sarà un po' speriamo nell'immediato futuro il luogo deputato alla visione del film, e poi chissà, il resto lo scopriremo piano piano. È un percorso sicuramente lungo e in divenire, che sono convinto che ci lascerà tante sorprese. Stiamo a vedere, positive. perché una cosa bellissima di questo film, che poi avremo modo di raccontare, è che sono successe un sacco di cose veramente inaspettate, che ci sono piovute addosso come delle benedizioni per far sì che questo film venisse fuori veramente bene. Da un lato delle sfighe incredibili, tempeste che ci hanno bloccato in porto, però c'è un'immagine di una tempesta veramente eccezionale, che in pochi possono avere quei colori su un film, secondo me. Photoshoppati, invece sono tutto vero. È tutto vero. La voce del mare di fatto è un film che punta, forse la parola con cui si può definire meglio questo film è verità, nel senso che tutti i contributi che abbiamo raccolto sono veramente carichi, veramente sentiti, e le persone che abbiamo intervistato, anche al di là delle nostre più rosee aspettative, ci hanno dato veramente tanto. A me personalmente sul finale è scesa una lacrimuccia, e questo è il segnale che secondo me il lavoro è uscito bene. Di conseguenza ancora un applauso a Fabio, bravo Fabio, non da solo, però secondo me dall'altra parte qualcuno c'è tanta gente bravo seduta. Stefano, che sei riuscito comunque
comunque con la voce a connettere tutte queste testimonianze e ci hai dato quel tocco in più. A questo punto a voi facciamo vedere il trailer, state sintonizzati, c'è ovviamente la pagina Facebook La Voce del Mare, c'è anche il sito www.lavocedelmarefilm.it, tutte le novità, tutti gli Oscar che andremo a prendere con questo film ve le faremo sapere in quella maniera lì, ho un po' di riflessi anche sui miei canali. Detto questo, da Stefano e Fabio è tutto. A voi il trailer della Voce del Mare. Il mare, a differenza di tanti altri aspetti del pianeta, ti mostra volti diversi però sempre molto chiari, non ti nasconde mai niente. Il mare amplifica i sentimenti sicuramente e li focalizza, li concentra. Una de ellas es la meditación obligada, que te obliga a estar un poco considerando tus pensamientos durante largos periodos de tiempo. Il mare mi dava la possibilità di andare alla ricerca e alla scoperta dell'altro e degli altri. Un viaggio è un dialogo con gli altri a terra. È anche un rischio, in bene e in male, di cambiare definitivamente, dunque di non ritornare. Sei in mezzo a un cerchio e vedi tutto l'orizzonte, tutto intorno. Il punto di partenza e il punto di arrivo perdono completamente importanza. Questo senso di totalità che c'è in mare è difficile secondo me percepirlo nella vita di tutti i giorni. È una medicina ed è una speranza proprio per tutti noi di imparare a non farsi impaurire magari da un po' di ombra, da un po' di buio, ma avere il coraggio di scenderci dentro per poi ritornare alla luce.